Ciao e bentornati nuovamente nel mio canale, se sei nuovo benvenuto e allora iscriviti al canale e clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato sui nuovi video che verranno caricati nel canale. Mi raccomando, lasciami un bel like, un bel hype sotto e un bel commentino, fammi sapere quali sono gli abiti che ti sono piaciuti di più, se ti piace questo nuovo format dove andiamo ad analizzare nel dettaglio anche dal punto di vista psicologico gli abiti, cosa ci danno a livello della psiche. Quindi lasciami un commentino qua sotto, anche semplicemente un cuoricino per farmi sapere che sei passata o che sei passata. Volevo salutare prima di tutto tutte le fatine del lago e in particolar modo tutte le nuove amiche che si sono unite al canale in questi giorni. Ripeto, non parliamo solo di aghi e di fili, ma di un cucito che fa bene all'anima. Oggi sfogliamo insieme Burda di Aprile, perché per noi creare un abito non è solo tecnica, ma è un modo per prenderci cura di noi stesse, ritrovare la calma e stare finalmente bene. Iniziamo subito con il primo modello, è la giacca corta 111, la difficoltà è 2 pallini su 4, quindi facile medio. È un progetto ideale per chi vuole approcciarsi al capispalla senza lo stress di fodere complicate o revers classici. La struttura è squadrata, come vediamo qua nel figurino, e i colletti ampi sono più semplici da gestire rispetto a un collo a lancia. Consigli sui tessuti: per un effetto strutturato ti consiglio il drill di cotone, il gabardine leggero o un denim color pastello. Di questi tempi va molto di tendenza. Mentre per un effetto più morbido ti consiglio il satin stretch, come suggerito appunto dalla rivista, il lino pesante o un fresco di lana. Il consiglio della fatta: se vuoi un effetto luxury, prova un piqué di cotone, mantiene la forma e dà subito un'aria ricercata. Eventuali modifiche del cartamodello sono ad esempio le tasche. Le tasche applicate sono grandi. Se hai un seno molto generoso, potresti rimpicciolirle leggermente e posizionarle 1-2 cm più in basso per non creare troppo volume. La lunghezza, essendo molto corta, stile boxy, se preferisci coprire di più i fianchi, puoi allungare il busto di circa 5-10 cm, trasformandola quindi in una giacchina da mezza stagione classica. Body shape: a chi sta bene questo tipo di giacca. A chi ha un fisico a rettangolo è perfetta, perché la forma squadrata e le maniche ampie aggiungono volume dove serve, mentre per il fisico a pera o triangolo è un'ottima scelta perché la lunghezza corta sposta l'attenzione sulle spalle e sulla parte alta, quindi bilanciando i fianchi. Per quanto riguarda invece la clessidra, sta bene se indossata aperta o sopra un abito aderente che segni la vita, altrimenti potrebbe nascondere troppo le curve. Consigli per gli abbinamenti sono il modello con la gonna 110 come proposta da Burda per un look giovane e dinamico, oppure lo puoi abbinare sopra un abito scivolato, cioè una sottoveste in seta lunga crea un contrasto di volumi meraviglioso stile anni 90. Oppure un look casual con i jeans a vita alta e un top semplice, la giacca diventa il protagonista del look. E parliamo della cucitoterapia, la giacca del coraggio la voglio chiamare, cioè cucire un capospalla, anche se semplice, è un atto di autoaffermazione. Questo modello infatti, con le sue linee decise e i taschini simmetrici, trasmette un senso di ordine e di controllo. Mentre cuci il colletto, pensa come questo capo poi incornicia il tuo viso. È una protezione elegante che ti permette di uscire nel mondo sentendosi sicura, come se avessi una piccola armatura sartoriale che però non ti comprime, ma ti lascia libera di muoverti e respirare. Gonna short numero 110. È una difficoltà intermedia, non lasciarti ingannare dall'apparenza semplice. La costruzione asimmetrica e l'unione del taglio short con il pannello gonna richiedono attenzione nel piazzamento e nella gestione degli strati di tessuto sul fianco, quindi è un progetto che dà grande soddisfazione tecnica. Comunque, consiglio sui tessuti: sostegno e comfort, per esempio se usi il satin stretch come suggerito appunto dal giornale, è ideale perché accompagna i movimenti. In alternativa puoi usare un fresco di lana, un gabardine di cotone o anche un denim leggero per una versione più sportiva. L'importante è che il
tessuto abbia una certa consistenza per mantenere pulito il taglio obliquo. Eventuali modifiche del cartamodello potrebbero essere la lunghezza, se non hai il taglio troppo corto, degli short interni puoi allungarli di 2-3 cm per sentirti più sicura, e il pannello della gonna, puoi accentuare o diminuire l'angolo del taglio obliquo nella parte superiore a seconda di quanto vuoi che si veda lo stacco tra i due pezzi. Vestibilità e body shape, quindi a chi starà bene. Il triangolo invertito e il rettangolo eccellente, il taglio asimmetrico e il gioco di sovrapposizioni aggiungono quel volume e quell'interesse visivo sui fianchi che bilancia le spalle e crea curve. Clessidra valorizza molto bene la vita alta se abbinata ad un top infilato dentro. Alla pera, attenzione alla lunghezza, il taglio obliquo aiuta a slanciare la gamba, rendendola una scelta più furba rispetto a uno short classico orizzontale. Abbinamenti, un total look, oppure con un twin set, con la giacca corta 111, appunto questa che vediamo qua, crea un completo moderno che sembra uscito appunto da una sfilata. Oppure puoi utilizzare un contrasto maschile con una camicia bianca oversize infilata solo davanti per un look easy chic. Oppure per la sera puoi utilizzare un body nero sotto aderente e uno sandalo con tacco per trasformare un capo sportivo in un super femminile. Dal punto di vista della cucitoterapia, l'illusione della sicurezza, cioè questo capo è meraviglioso, un meraviglioso esercizio psicologico. Esteticamente è una gonna, quindi femminile, elegante, romantica, ma tecnicamente è uno short pratico, dinamico, protettivo. Quindi significa cucirlo, unire i due lati della nostra personalità, quella che vuole apparire e quella che ha bisogno di sentirsi comoda e sicura in ogni movimento. Mentre chiudi l'interno della gamba, pensa quanto è bello non dover scendere a compromessi tra bellezza e libertà. E quindi il capo perfetto per chi corre tutto il giorno ma non vuole rinunciare alla sua femminilità. Top Slim numero 116, difficoltà 2 pallini su 4, facile, intermedio. La sfida principale risiede nella gestione delle spalline sottili e della bottonatura nascosta sul davanti, che richiede precisione per risultare perfettamente piatta e invisibile. La linea è scivolata con un orlo stondato nella parte del davanti, il che lo rende un progetto gestibile anche per chi non è un'esperta assoluta. Consigli sui tessuti. Il consigliato da Burda è il twill, alternativo della fata, un lino pesante per un look naturale e fresco, o un fresco di lana per una versione più formale da ufficio. Per un effetto più romantico, fluido, si può optare per un raso di seta o un viscosa pesante che comunque assecondano meglio l'orlo stondato. Eventuali modifiche del cartamodello è la scollatura. La scollatura è dritta, molto geometrica. Se hai un seno importante potresti voler inserire delle piccole riprese laterali per evitare che il tessuto tiri o faccia effetto sotto le ascelle. Chiusura. Se la bottonatura nascosta ti spaventa, puoi trasformarlo in una chiusura a vista con bottoni gioiello, per esempio per dare un tocco di luce al capo. Lunghezza. Essendo un modello slim, puoi allungarlo leggermente se desideri indossarlo per esempio sopra i pantaloni senza che si sollevi troppo durante i movimenti. Body shape a chi starà bene. Rettangolo. La linea pulita e le spalline dritte definiscono la parte superiore del corpo, creando quindi una struttura ordinata. Triangolo invertito. Lo scollo dritto e le spalline sottili non aggiungono volume extra alle spalle, rendendolo un capo molto equilibrato. Adatto anche per il fisico a clessidra, se segue bene le linee del corpo senza costringerle, specialmente se realizzato in un tessuto con un minimo percentuale di elasticità. Abbinamenti. Come puoi abbinare questo capo? Il completo coordinato, perfetto con i pantaloni 108B della stessa rivista come mostrato nel figurino, per un effetto tutta di classe. Casual chic con un paio di jeans, flare e una giacca leggera appoggiata sulle spalle. Come sottogiacca, grazie alla sua linea scivolata, è il top ideale da indossare sotto la giacca 111, lasciando quindi intravedere la bottonatura minimale. Per quanto riguarda la cucitoterapia, la bellezza dell'essenziale. Cucire il modello 116 è un invito alla semplicità consapevole. In un mondo pieno di rumore, scegliere linee pulite e scollature dritte aiuta a fare ordine mentale. Mentre realizzi le spalline e curi la bottonatura nascosta, pensa alla tua capacità di essere essenziale e forte allo stesso tempo. Questo
capo non ha bisogno di fronzoli per brillare. Proprio come te, la sua forza risiede nella precisione e nell'armonia interiore. Indossarlo significa scegliere di essere eleganti senza sforzo, celebrando una femminilità sicura e serena. Pantaloni morbidi. Sono il 108, di una difficoltà intermedia. La struttura sembra semplice, ma la vestibilità, cioè aderente sui fianchi, che si trasforma in una linea ampia e dritta, richiede precisione nel confezionare le pants e nel montaggio della zip. È un ottimo progetto per chi vuole passare dal jersey ai tessuti a navetta con un taglio sartoriale. Consigli sui tessuti. Tessuti che puoi utilizzare è il twill, come indicato da Burda, alternative della Fata, un fresco di lana per un look da ufficio impeccabile, oppure un crepe di viscosa pesante se vuoi che il pantalone dondoli ad ogni passo. Per esempio, se vuoi realizzarli in estate puoi utilizzare un lino lavato, diventano quindi in questo caso il capo must have per le vacanze, freschi e traspiranti. Eventuali modifiche del cartamodello sono la lunghezza. Questi pantaloni danno il meglio se sfiorano il pavimento. Se li indossi con i tacchi aggiungi 2-3 cm all'orlo. Se invece preferisci l'infradito, come suggerito in foto qua indossati dalla modella, mantieni la misura standard. La cintura. Se preferisci un comfort totale puoi trasformare il cinturino classico inserendo un piccolo elastico solo nella parte posteriore, quindi dietro il pantalone. Vestibilità. Aderisce perfettamente sul bacino grazie alle pants ben calibrate, valorizzando il derrière, cioè il sederino, ma si apre subito in una gamba larga che non segna le ginocchia e i polpacci. Quindi in questo caso regala una silhouette pulita e continua. Body shape. A chi starà bene? Alla conformazione a pera o a triangolo è il modello ideale. La linea ampia sulla gamba bilancia otticamente i fianchi generosi. Clessidra segue le curve naturali e sottolinea il punto vita se indossati con un top infilato dentro. Al rettangolo aggiunge sostanza e movimento alla figura rendendola meno statica. Abbinamenti e total look. Il twin set moderno con il top slim 116, quello verde salvia della foto precedente, quindi questo qui che vediamo qua, crei una tuta spezzata di un'eleganza estrema. E con la giacca 111 il contrasto tra la giacca boxy squadrata e la fluidità del pantalone crea un outfit bilanciato e molto professionale. Invece per un look casual puoi indossare una t-shirt bianca basic e un blazer oversize. Cucitoterapia, il passo della libertà. Cucire un pantalone ampio significa regolarsi lo spazio per muoversi nel mondo senza sentirsi costrette. Quindi mentre cuci le lunghe linee dritte delle gambe, immagina di tracciare la tua strada. Non c'è nulla di più terapeutico di un capo che abbraccia i fianchi, ma che lascia le gambe libere di correre, camminare o semplicemente stare. È il pantalone della sicurezza ritrovata, quella sensazione di essere vestite bene, ma con una comodità di un pigiama di lusso. Indossarli è un promemoria costante, meriti spazio, meriti comfort, meriti di fluire con la vita. Queste non sono solo gambe larghe, è la libertà che vi cucite addosso punto dopo punto. Blusa con nervature, il modello 115, difficoltà 3 pallini, quindi intermedio. Le nervature richiedono precisione millimetrica. I tessuti battista di cotone, lino finissimo o popelin. Colori solidi per far risaltare il lavoro sartoriale. Modifiche: si può omettere il volant sul fondo per renderla una camicia classica da infilare nei pantaloni. Body shape: triangolo invertito, il dettaglio centrale attira l'attenzione all'interno restringendo visivamente le spalle. Abbinamenti: perfetta sotto una giacca Spencer come il modello 124 per un contrasto di lunghezze.
moda terapia, la precisione che calma. Cucire le nervature è un esercizio zen, richiede concentrazione totale, allontanando i pensieri stressanti. Abito longhetto numero 113, difficoltà intermedia. La sfida principale risiede nella precisione delle cuciture impunturate che definiscono la struttura dello sprone e delle maniche. Anche la gestione delle pens del corpino richiede una mano ferma per garantire una vestibilità pulita. Tessuti consigliati: Tecno Stretch, alternative della Fata, un punto Milano di buona qualità e un gabardine stretch. È fondamentale che il tessuto abbia un po' di elasticità per assecondare le forme senza perdere la linea scultorea del taglio. Eventuali modifiche del cartamodello. La lunghezza. Essendo un taglio longuette, se non sei altissima, puoi accorciarlo di 5 cm per far cadere l'orlo appena sotto il ginocchio, quindi slanciando la figura. Lo scollo è molto sobrio. Per un tocco più personale potresti aggiungere un piccolo inserto in pizzo sulla schiena o una goccia con un bottone gioiello. Vestibilità. Lineare e scultorea. L'abito ha un taglio leggermente svasato che non segna eccessivamente, i fianchi, mentre lo sprone scende sulle spalle formando delle maniche brevi molto eleganti. Le cuciture impunturate regolano una struttura quasi architettonica al modello. Body shape, quindi a chi starà bene. Ha il fisico a rettangolo, le pens del corpino aiutano a creare una definizione ottica del punto vita che spesso manca in questa silhouette. Clessidra valorizza armoniosamente le curve senza essere volgare, grazie al rigore dello scollo e dello sprone. Triangolo a pera, quindi, la svasatura della gonna accompagna dolcemente il bacino senza costringerlo. Minimal chic, indossato da solo, con un stivale alto come qua nel figurino, o una scarpa Chanel per un look da moderna Lady D. Strutturato, abbinato alla giacca Spencer numero 124, questa qui, per un outfit formale di grande impatto. Accessori: puoi aggiungere un orecchino importante o una spilla vintage sullo sprone per interrompere la pulizia cromatica del tessuto unito. Cucitoterapia: la struttura della serenità. Cucire l'abito 113 è un esercizio di centratura. Le sue linee lunghe e le impunture che definiscono lo sprone richiedono una concentrazione che agisce come un balsamo per la mente. Mentre realizzi le cuciture a vista, pensa a come stai dando struttura non solo al tessuto, ma anche alla stessa giornata. Questo abito rappresenta la capacità di essere solide, decise fuori, ma morbide e accoglienti dentro. Indossarlo è un atto di rispetto verso se stesse, è l'abito della presenza, ideale per quei giorni in cui abbiamo bisogno di sentirci composte, eleganti e profondamente in pace con il nostro percorso. Queste cuciture sono come le nostre fondamenta, ci tengono su con eleganza e ci ricordano quanto siamo forti. Abito a trapezio numero 105, difficoltà 2 pellini su 4, è facile, è un modello ideale per chi vuole un progetto gratificante ma non eccessivamente complesso. La sfida principale risiede nella cura dei dettagli insoliti come la scollatura alta, guarnita da grossi anelli applicati e la doppia patta applicata sul fianco. Consigli sui tessuti. Il tessuto consigliato è il denim stretch. Alternative della Fata, un fresco di lana o un piqué di cotone strutturato manterrebbero perfettamente la linea del modello. Se cerchi un effetto però più morbido, puoi utilizzare un lino pesante, darà un tocco naturale e sofisticato. Eventuali modifiche del cartamodello. La scollatura. Se non ami gli anelli applicati, puoi sostituirli con un profilo a contrasto o dei ricami a mano. Le tasche. La doppia patta sul fianco è un dettaglio estetico meraviglioso. Potresti trasformarne una in una vera tasca funzionale inserita nella cucitura del fianco. La lunghezza. Essendo un mini abito di ispirazione anni 60, puoi allungarlo di 5-10 cm per una versione più classica al ginocchio.
Vestibilità leggera e geometrica. L'abito scivola sul corpo con una tipica linea a trapezio, offrendo grande libertà di movimento. L'attenzione è tutta sulla parte alta grazie allo scollo particolare e ai giri braccia a vogatore. Body shape a chi starà bene. Mela. La linea a trapezio è magica per questa silhouette perché non segna il punto vita e sposta l'attenzione sulle gambe. Rettangolo aggiunge struttura e volume alla parte inferiore, creando un movimento armonioso. A pera o triangolo nasconde dolcemente i fianchi grazie alla svasatura che parte dal busto. Abbinamenti total look. Modern retro con un paio di occhiali da sole oversize e una borsa a mano rigida come suggerita in foto, quindi questa che vediamo qua. Primavera in città indossato invece con un trench leggero aperto e dei mocassini o ballerini a punta. Per il pomeriggio un sandalo gioiello che richiami gli anelli della scollatura per un evento pomeridiano elegante. Moda cucitoterapia, l'ispirazione della leggerezza. Cucire l'abito 105 è un viaggio nel tempo, un omaggio alla spensieratezza degli anni 60. Mentre lavori sui dettagli insoliti come le doppie patte o lo scollo, permettiti di sperimentare e giocare con le forme. Questo capo rappresenta la libertà di essere semplici ma ricercate. La sua forma ampia simboleggia lo spazio che ti concedi per respirare e muoverti senza costrizioni. È l'abito perfetto per quei giorni in cui hai bisogno di sentirti fresca, giovane e pronta ad accogliere nuove ispirazioni. Indossarlo è un invito a camminare a testa alta, godendo della propria unicità creativa. Giacca sagomata numero 117, difficoltà 4 pollini su 4, quindi è una difficoltà avanzata, è il modello di copertina e richiede una conoscenza del cucito approfondita. La sfida principale è la gestione delle scollature a smerli e delle maniche a kimono, che devono essere modellate con precisione per ottenere quel taglio scolpito. Consigli sui tessuti. Tessuto consigliato è la Batavia, perché serve un tessuto con una buona mano e struttura che sostenga il taglio deciso della giacca senza afflosciarsi. Anche un piché di cotone o un broccato leggero potrebbero esaltare la geometria del modello. Eventuali modifiche del cartamodello. La scollatura. La scollatura a smerli è il cuore del design. Se desideri un look più sobrio, puoi semplificarlo in una linea curva continua, ma perderesti l'effetto couture originale. Le maniche. Le maniche sono ampie e a kimono. Se hai le braccia molto sottili, potresti stringere leggermente per evitare che il volume ti sovrasti, mantenendo però la forma architettonica. Vestibilità e body shape. È una giacca corta, decisa, strutturata. A clessidra e a pera ideale per chi vuole enfatizzare il punto vita. Essendo corta, si ferma proprio dove inizia la svasatura dei fianchi, quindi bilanciando la figura. A triangolo invertito, le maniche a kimono ammorbidiscono la linea delle spalle, rendendola una scelta vincente per armonizzare il busto. Abbinamento total look da copertina, perfetta con gonne fluide, abiti a tubino, per creare un contrasto tra la rigidità della giacca e la morbidezza del sotto, quindi del vestito. Se vuoi essere elegante, quindi splendida sopra un abito plissettato come l'abito di Patrizia Pepe suggerito, per un evento formale o una cerimonia. Mentre moderno, provala con pantaloni ampi, per esempio il 108B, che abbiamo visto qui, per un gioco di volumi architettonici molto sofisticato. Cucitoterapia, la sfida che rigenera. Realizzare il capo di copertina è un atto di autostima. Questo modello non si assembla semplicemente, si costruisce. Mentre lavori sugli smerli della scollatura, ogni punto richiede una tua totale presenza mentale. Il mindfulness. Questa precisione estrema ti permette di staccare completamente dal mondo esterno. Indossare una giacca che hai scolpito con le tue mani ti darà una sensazione di potere e competenza incredibile. È il capo della rinascita, quello che ti dice: se ho cucito questo, posso affrontare qualsiasi sfida. Questa è una giacca
come una scultura da indossare. Ogni curva è stata pensata per farti sentire una vera regina del cucito. Pantaloni a sigaretta numero 112, difficoltà 3 pallini su 4, quindi intermedia. La linea pulita richiede una precisione impeccabile. La sfida è tutta nel montaggio della zip anteriore e nella rifinitura del cinturino sagomato, che deve appoggiare perfettamente sulla vita senza fare difetti. Consigli sui tessuti. Tessuto consigliato satin stretch, alternativa della Fata, un poplin di cotone stretch, un crepe di lana leggero o un tessuto tecnico con elastan. È fondamentale che ci sia una piccola percentuale di elasticità per garantire il comfort, nonostante la linea asciutta. Eventuali modifiche del cartamodello. Il modello è 7 ottavi, quindi arriva la caviglia. Se vuoi slanciare ancora di più la figura, puoi aggiungere un piccolo spacco laterale di 3 cm sull'orlo. Punto vita: se tendi ad avere un po' di vuoto nella schiena, puoi stringere leggermente le pants posteriori per far aderire meglio il cinturino. Vestibilità: asciutta e scottante, segue la linea della gamba restringendosi verso il basso. È un modello che dona una figura molto ordinata e dinamica, ideale per chi ama la precisione delle linee sartoriali. Body shape: per la fisico a rettangolo sono perfetti, definiscono bene la parte inferiore del corpo senza aggiungere volume. Clessidra: valorizzano le proporzioni naturali mettendo in risalto il punto vita e le gambe. A mela: se indossati con una blusa morbida sono ideali perché mettono in mostra le gambe, che sono spesso il punto di forza di questa silhouette. Abbinamenti total look: bon ton, con una ballerina e la blusa con nervature per un effetto molto chic. Moderno, con una sneaker bianca e una giacca per un look da ufficio creativo. Contrasto, con un top slim in un colore a contrasto per giocare con il color blocking. Cucitoterapia: dalla disciplina della linea. Cucire un pantalone a sigaretta è un esercizio di pulizia interiore. Mentre segui con la macchina le linee dritte e precise delle gambe, prova a fare lo stesso con i tuoi pensieri. Elimina il superfluo e concentrati sull'essenziale. Questo capo rappresenta la concretezza. Indossarlo ti dà quella sensazione di essere pronta all'azione, ben piantata a terra ma con estrema eleganza. È il pantalone ideale per i giorni in cui hai bisogno di chiarezza e determinazione. Ogni volta che guarderai la perfezione di quella linea stirata sulla gamba, ti ricorderai di quanto sei capace di creare ordine e bellezza con le tue mani. Modello 124, giacca Spencer, un capo iconico che Burda definisce ispirato allo stile intramontabile di Lady Di. La struttura rimane corta e l'assenza del collo lo rendono più semplice di un blazer classico, ma richiede comunque grande precisione nel modellare le pants e nel gestire la rifinitura dello scollo pulito. Anche la lunghezza delle maniche a 7 ottavi richiede un occhio attento all'orlo per non perdere la proporzione. Consigli sui tessuti. Tessuto consigliato il KD elasticizzato. Alternative della Fata: un crepe di lana per una versione invernale e lussuosa, o un raso di colore pesante per la primavera. L'importante è che il tessuto abbia una giusta caduta e un minimo di elasticità per assecondare le pants modellate. Eventuali modifiche del cartamodello. Le maniche: se preferisci la manica lunga, più classica, puoi allungare il cartamodello di circa 5-8 cm, ma perderesti quel tocco anni 90 originale. La chiusura: il modello originale è aperto, ma puoi aggiungere un piccolo gancetto invisibile all'altezza dello scollo. Questo se desideri chiuderla. Dettagli: come suggerito dal modello Iconic Fashion Moment, puoi realizzarla in un colore acceso come il rosso Spencer per un impatto visivo massimo. Vestibilità: grazie alle pants anteriori e posteriori, la giacca segue armoniosamente la linea del busto. Essendo corta, quindi il taglio Spencer, mette in risalto il punto vita e non ingombra sui fianchi.
Body shape a chi starà bene. Al fisico a clessidra, perfetto per enfatizzare il punto vita e bilanciare la silhouette. Al fisico a pera o triangolo, essendo corta, sposta l'attenzione sulla parte superiore del corpo, soprattutto se realizzata in un colore vivace e con delle piccole spalline interne. Fisico a rettangolo. Le pants modellate aiutano a creare visivamente quelle curve che mancano naturalmente in questa silhouette. Abbinamenti. Look iconico, con la gonna tulipano viola e una cintura in tessuto coordinata proprio come il completo indossato dalla principessa Diana nel 1992. Moderno, sopra l'abito longhette 113 per un outfit da cerimonia impeccabile. Casual chic, abbinati con i pantaloni 112 e un top semplice per un look da ufficio dinamico. Moda cucito terapia, l'eleganza del rigore. Cucire la giacca 124 è un esercizio di pazienza e autostima. È un modello che non ammette distrazioni. Ogni pence deve essere simmetrica, ogni cucitura interna deve essere piatta. Mentre lavori su questo capo regale, visualizza la tua forza interiore. Non serve un collo alto e decorazioni eccessive per farsi notare. La bellezza risiede nella struttura e nella pulizia della linea. Indossarla significa vestirsi di sicurezza. È la giacca dei grandi momenti, quella che ti fa stare dritta con la schiena e ti ricorda che con la giusta dedizione puoi creare qualcosa di veramente straordinario e senza tempo. Quando indosserai la Spencer così ben modellata, non stai solo indossando un capo di moda, ma stai indossando la tua capacità di essere precisa e splendente. Modello 124 gonna, cioè il completo iconico Lady D, quindi il modello 124 giacca più gonna, la difficoltà è 4 pallini, quindi avanzato. La giacca Spencer e la gonna a portafoglio tulipano richiedono ottime basi di sartoria. Tessuti crepe di lana leggero, gabardine e un piqué di cotone sostenuto. Modifiche della gonna. La gonna tulipano può essere accorciato sopra il ginocchio per un effetto più sbarazzino e moderno. Body shape. Clessidra valorizza al massimo il rapporto vita-fianchi. Abbinamenti indossati insieme sono il massimo dell'eleganza, ma la giacca Spencer è favolosa anche su un abito scivolato. Moda terapia, l'armatura dell'eleganza. Indossare un capo così strutturato ci regala una postura regale e una sicurezza interiore immediata. Blusa incrociata numero 109, la difficoltà è 2 pallini su 4 e facile intermedio. Burda la classifica come semplice, è un progetto ideale per chi vuole passare dal cucito base a qualcosa di più sartoriale, senza ovviamente impazzire con le maniche e via dicendo. La sfida qui è la precisione nelle pants che partono dallo sprone e la gestione dello scollo incrociato. Consigli sui tessuti. Per ottenere quell'effetto carezza sulla figura, descritta appunto dalla rivista, servono dei tessuti con un ottimo drappeggio. Per esempio l'eco viscosa o il crepe di viscosa, come suggerito appunto da Burda, per un look naturale e traspirante. Mentre tessuti come la seta o il raso di seta, se vogliamo per esempio una versione lussuosa, quasi da gran sera, come quella indicata nella foto, che troviamo nella foto. Oppure cadì leggero per una blusa che cade a piombo e non segna. Tessuti sconsigliati sono il cotone rigido, il lino pesante, perché l'incrocio e il nodo in vita risulterebbero troppo voluminosi e troppo rigidi. Modifiche furbe del cartamodello. La lunghezza è un modello piuttosto corto, quindi se tu preferisci coprire un po' più i fianchi, ti suggerisco di allungare il cartamodello di almeno di 5-8 cm, mantenendo la linea un po' svasata.
Un consiglio che ti posso dare è un punto luce o sicurezza. Nella parte dell'incrocio che vedi qua si può mettere o un punto a mano, puoi fare se hai paura che si possa aprire l'incrocio, oppure per evitare appunto che la brusa si apra troppo durante il movimento, ecco, oppure puoi aggiungere una piccola spilla, mettere e togliere a seconda dell'occasione, oppure lo puoi indossare anche senza cintura, ci possiamo omettere la cintura sottile per un look più pulito, ecco, più box style, magari chiudendo l'incrocio con un bottone gioiello interno. Questa è un'idea che ti posso dare. Body shape a chi sta bene. Starà bene alla clessidra, la cintura sottile, infatti annodata, mette in risalto il punto vita, punto di forza di questa forma. Rettangolo, l'incrocio crea un movimento e la cintura aiuta a disegnare visivamente una vita che non c'è. La mela, se allungata leggermente e portata meno stretta in vita, lo scollo a V aiuta a slanciare il busto. Come abbinamento di vestiti possiamo fare, come in questo caso, un total look con un pantalone a palazzo fluido dello stesso tessuto. Sembrerà poi alla fine una tuta intera, ma molto più pratica. Oppure se vuoi un look casual chic con un jeans a sigaretta, una scarpa con il tacco basso, perfetto anche sotto una giacca, perfetta come sottogiacca appunto per l'ufficio, perché non ingombra le braccia. Cucire questo modello è come abbracciarsi. Non ci sono cerniere complicate, ostacoli tecnici insormontabili. È un cucito fluido che segue le linee del corpo senza costringerlo. Mentre le vostre mani rifiniscono lo scollo, lascia che i pensieri scivolino via come la viscosa sotto il piedino della tua Necchi. Stai creando bellezza e comfort per te stessa. Pantaloni 108A, pantaloni dritti dal taglio armonioso. In questa cosa abbiamo 2 pallini su 4 di difficoltà, per cui è una difficoltà intermedia, però richiedono un'attenzione per via della cerniera laterale che deve essere montata in modo impeccabile per non creare difetti sul fianco. E poi anche per la gestione del taglio a vita alta, che deve aderire bene senza segnare. Consigli sui tessuti. Per mantenere quella silhouette fluida e disinvolta ti consiglio la viscosa pesante o eco viscosa per un movimento elegante a ogni passo. Puoi utilizzare anche un crepe di lana, però che sia leggera. Se voi fatire, volete un capo più strutturato ma comunque cadente, ideale per la mezza stagione. Oppure il lino viscosa, un mix perfetto per l'estate, perché dà la freschezza del lino unita alla morbidezza della viscosa. I tessuti sconsigliati sono quelli troppo rigidi come il jeans pesante o il canvas, che farebbero perdere l'effetto silhouette armoniosa descritto appunto da Burda. Le eventuali modifiche del cartamodello, vediamo qua il figurino, controllo della lunghezza. Questi pantaloni danno il meglio se sfiorano a terra con il tacco. Quello che ti consiglio è di misurare l'interno della gamba e aggiungere 4-5 cm di margine di orlo per sicurezza. Adattamento e vita e fianchi. Regolare le piccole riprese posteriori per adattare il cartamodello a chi ha, per esempio, una vita molto stretta rispetto ai fianchi. Il modello originale è molto pulito. Tu puoi inserire delle tasche invisibili lungo la cucitura laterale, quella opposta alla cerniera, per renderlo più pratico. Questo se ti dovesse interessare. Body shape a chi sta bene. A chi ha un fisico a triangolo, quindi fianchi larghi, la gamba larga e il taglio dritto aiutano a mimetizzare la differenza tra i fianchi, caviglie, equilibrando quindi la figura. Rettangolo, la vita alta definisce il baricentro e regola una forma più sinuosa. La mela, il taglio dritto della gamba, slancia tantissimo, soprattutto se abbinato ad una scarpa con un po' di tacco. Abbinamenti con altri capi. Ovviamente lo puoi abbinare con la blusa che abbiamo visto qua, la blusa 109, per un effetto tutta intera super chic, oppure con una t-shirt infilata dentro
è una giacca di jeans per un pomeriggio in città, oppure per andare a lavoro con una camicia bianca dal taglio maschile e un mocassino. Allora, fatine, dal punto di vista psicologico, cucire un pantalone che cade bene è un atto di libertà. Spesso nei negozi facciamo fatica a trovare la misura giusta, che non stringa in vita o che non tiri nei fianchi. Farlo da sole significa rispettare le nostre forme, senza costrizioni. È un esercizio di pazienza e precisione che ci insegna a dare valore al nostro tempo e al nostro corpo. Quindi indossare qualcosa che abbiamo creato noi e che ci sta a pennello, beh, questa è la vera terapia. Modello 106, il crop top basic, ma non troppo. La difficoltà è 2 pallini su 4 di difficoltà, facile, intermedio. Burda lo classifica con 2 pallini, però la struttura comunque è semplicissima, davanti e dietro, è paramonture, ma la vera sfida qui è la scelta del tessuto e l'eventuale decorazione. Se segui l'idea del denim con ricami a nastro, la difficoltà sale leggermente per la gestione degli spessori. Quindi stai attenta anche al tessuto che sceglierai. Tessuti comunque consigliati sono il denim leggero, il lino, cotone strutturato o piqué. Questi tessuti tengono bene la forma a scatola, diciamo, del top. Se vuoi, diciamo, imitare questo tessuto, puoi utilizzare un tessuto già ricamato o un pizzo macramè foderato come quello appunto della foto. I tessuti che ti sconsiglio sono i tessuti troppo molli o i jersey leggeri. Questo modello deve avere una sua impalcatura e se il tessuto è troppo cadente perde tutto il suo fascino geometrico. Modifiche del cartamodello. La lunghezza, fondamentale. Essendo un crop top è molto corto. Posso consigliarti di appoggiare il cartamodello sul corpo. Se non ami mostrare la pancia, basta allungarlo di 10-15 cm per trasformarlo in una blusa normale. L'apertura dietro. Il modello prevede una zip o un'apertura sul retro. Puoi sostituire la zip con un bottoncino gioiello e un'asola volante per un tocco più romantico. Senza maniche. Rifinire il Genio Manic con lo sbieco per evitare che sventoli, quindi è importante rifinire sempre con lo sbieco. Body shape a chi starà bene. Al rettangolo, quindi un fisico a rettangolo, il taglio corto e squadrato aggiunge volume al busto creando proporzione. Al fisico a triangolo, che ha i fianchi larghi, questo viene portato, ti consiglio di portarlo con una gonna, un pantalone vita alta, e questo sposta l'attenzione sulla parte superiore del corpo, sottolineando il punto vita senza segnare i fianchi. Per la clessidra è perfetto per enfatizzare la vita che solitamente è stretta, specialmente se indossato con capi inferiori molto strutturati. Abbinamenti con altri capi. Il look della foto, per esempio pantaloni bianchi a vita alta e un cappello bucket coordinato per un perfetto stile vacanza. Oppure se vuoi un look più sartoriale, sotto un tailleur colorato lo puoi indossare, quindi giacca e pantalone, per spezzare il rigore dell'ufficio con un tocco sbarazzino. Oppure un look gypsy con una gonna lunga e ampia a balze per un look da sera d'estate. Il modello 106 è perfetto, un progetto perfetto per fare spazio. È corto, essenziale, senza fronzoli. Cucirlo è un esercizio di minimalismo. Togliere il superfluo per lasciare spazio alla luce e alla pelle. Spesso carichiamo le nostre vite di troppe cose, proprio come i nostri armadi. Cucire un crop top è un modo per dirci: oggi mi basta poco per essere bellissima. È un cucito veloce che dà soddisfazione immediata, ideale per scacciare la stanchezza di una giornata. No! Esaminiamo il modello 123, cioè la giacca corta di questo numero di Burda, che è un pezzo davvero interessante, rimane squadrata, moderna e quel tocco di oversize che la rende perfetta per la primavera. Ha un taglio moderno e ha 2 pallini di difficoltà intermedia. La struttura è lineare, ma la sfida risiede appunto nella precisione delle cuciture verticali che devono essere perfettamente dritte per non insaccare la figura.
È nel montaggio delle maniche a 3/4 che richiedono una bella rifinitura sul fondo. È il progetto ideale per chi vuole passare dal cucito semplice a un capo spalla un po' più strutturato. Consigli sui tessuti. Il denim ricamato, come nella foto, per un look super trendy, gabardine di cotone, lino pesante o un piqué strutturato. Serve un tessuto che abbia corpo per mantenere la forma squadrata. I tessuti che ti sconsiglio sono tutti tessuti molto leggeri o scivolosi, come la seta pura o la viscosa leggera, perché la giacca perderebbe la sua linea architettonica e sembrerebbe un cardigan sgualcito alla fine. Modifiche del cartamodello. La vestibilità. Questo modello nasce comodo e squadrato. Se preferisci un look più asciutto, potresti scendere di una taglia o di rientrare leggermente lungo le cuciture verticali dei fianchi. La lunghezza invece della manica a 3/4 è bellissima, ma se alcune di voi vuole qualcosa che puoi indossare per le 4 stagioni, puoi allungare il cartamodello fino al polso, mantenendo però la larghezza per non perdere lo stile, ovviamente. Le tasche, il modello è pulito, ma una giacca così chiama delle tasche a toppa grandi sul davanti, quindi se ti piacciono le puoi aggiungere e sarebbe una modifica, diciamo, furba e molto stilosa. A chi sta bene? Ha un fisico a mela, il taglio squadrato e l'apertura verticale sul davanti aiutano a non segnare il punto vita e slanciano il busto. Invece al rettangolo aggiunge una struttura alle spalle e crea un volume moderno che riempie la figura in modo armonioso. Triangolo inverso, le maniche ampie e il taglio corto aiutano a bilanciare le spalle larghe se indossata aperta con un sottoscuro. Abbinamenti con altri capi, lo puoi abbinare il look della foto, per esempio sopra una camicia a righe lunga che spunta da sotto o un jeans appunto a pantalone bianco fresco e giovanile, oppure se ti piace più un outfit romantico lo puoi indossare sopra un abito lungo floreale per smorzare appunto la dolcezza con un tocco più strong. Mentre se la vuoi utilizzare per andare in ufficio, con un pantalone a sigaretta o una t-shirt basic di alta qualità. Cucire una giacca è come costruire una piccola armatura di gentilezza. Questo modello, così squadrato e protettivo, ci insegna che non dobbiamo sempre essere segnate o strette per essere eleganti. Cucire queste linee dritte è un esercizio di centratura. Mentre la macchina corre sicura, anche noi ritroviamo la nostra struttura interiore. È un capo che ci dice: oggi sono pronta a uscire nel mondo con la mia forza e la mia morbidezza. Burda 107, pantagonna midi fluida. Difficoltà facile. La segna con un solo pallino nero Burda. È un progetto estremamente semplice, ideale per chi ha ancora un po' di timore reverenziale verso i pantaloni. Non ci sono cerniere o chiusure complicate, la struttura è fluida e la lavorazione è veloce. È un classico capo di massima resa e minimo sforzo. Consiglio sui tessuti. Per ottenere questo effetto onda che vediamo nella foto, i consigli di tessuti sono la viscosa leggera, come è stato suggerito appunto da Burda, oppure il jersey di viscosa, seta o un lino molto sottile e lavato. Il tessuto deve danzare intorno alle gambe e infatti sono sconsigliati tutti quei tessuti che rimangono rigidi o pesanti. Un cotone troppo fermo infatti renderebbe il modello simile a un trapezio rigido, perdendo quindi tutta la sua grazia e fluidità. Eventuali modifiche del cartamodello. La lunghezza. Se sei un po' petite, quindi piccolina, ti suggerisco di accorciarlo di qualche centimetro per non tagliare la figura, oppure di allungarlo fino alla caviglia per effetto gonna pantalone extra long molto elegante. Il girovita, poiché è un modello fluido, puoi inserire un elastico morbido solo nella parte posteriore del cinturino per dare comfort al pantalone senza perdere comunque l'estetica piatta nella parte del davanti. Body shape, a chi starà bene? A fisica triangolo, fianchi larghi, è un modello ideale.
La svasatura nasconde i fianchi e le cosce scivolando via senza segnare. Oppure un fisico a rettangolo, il volume della pantagonna aggiunge movimento alla figura e se abbinato ad una cintura crea l'illusione di un punto vita più segnato. Va benissimo anche per la mela, però se indossata con un sottofluido o una camicia lasciata leggermente morbida. Aiuta infatti questo a equilibrare il busto dando volume alla parte inferiore. Abbinamenti con altri capi, stile nautico come la foto, quindi una camicia azzurra classica a righe infilata dentro o un mocassino scamosciato. Un look perfetto per la città e per il weekend. Per l'estate, per esempio, lo puoi abbinare con un semplice top a costine e una t-shirt bianca e dei sandali rasoterra. Se invece cerchi un effetto più elegante, lo puoi abbinare ad una blusa in seta coordinata e un sandalo con il tacco per una cerimonia informale o una cena fuori. Fatine. Questo è il progetto relax per eccellenza. Cucire la Pantagonna 107 è un modo per fare pace con il nostro corpo. Non ci sono misure strette, non ci sono tagli che costringono, è un capo che ci accompagna nei movimenti, che ci fa sentire leggere come il vento. Mentre cucite queste lunghe linee dritte, immaginati già di passeggiare sul bagnasciuga o tra i vicoli di un borgo. È un cucito che sa di vacanze e di libertà. Burda 120, la t-shirt con drappeggio. Difficoltà, a 3 palline di difficoltà. Diciamo che è medio difficile. Anche se la base è quella di una semplice maglietta, Burda assegna 3 pallini a questa maglia, perché la difficoltà reale sta tutta nel punto del drappeggio sulla spalla. Perché in questo caso bisogna essere molto precise nel ripiegare il tessuto secondo i segni del cartamodello per ottenere quell'effetto a nodo naturale senza creare spessori eccessivi che darebbero fastidio comunque sulla spalla. Consigli sui tessuti. Consigliatissimi solo ed esclusivamente tessuti a maglia, quindi jersey. Burda suggerisce il jersey di viscosa, che è perfetto perché è fluido e cade assecondando il drappeggio. Ottimi però anche il jersey di seta o il micro modal molto morbido. Assolutamente sconsigliati i tessuti fermi, navetta, come il cotone o il lino classico, perché il modello non ha pens né chiusure e non riusciresti ad indossarlo oltre a non ottenere l'effetto drapeggiato. Modifiche del cartamodello. Se usi una stampa maxi fiori come questa che è stata utilizzata nella foto, ti consiglio di fare attenzione al piazzamento del disegno. Cerca di evitare che un fiore gigante finisca esattamente sulla punta del seno, per esempio, o proprio dentro le pieghe del drapeggio, dove verrebbe mangiato dalle cuciture. Se lo scollo asimmetrico risultasse troppo largo, puoi rifinirlo con una sottile striscia dello stesso jersey, quindi un bordino, per dare più stabilità. Parliamo di body shape a chi sta bene. Ha un fisico a mela, perché il drappeggio sposta la tensione verso l'alto, sulla spalla e sul viso, distogliendola dal punto vita. Oppure un fisico a rettangolo, le linee asimmetriche rompono la rigidità della figura, che è dritta, regalando un aspetto più sinuoso. Oppure a triangolo con fianchi larghi. Il dettaglio importante sulla spalla aiuta a bilanciare visivamente i fianchi, quindi allargando otticamente la parte superiore del busto. Abbinamento con altri capi. Effetto completo, sta benissimo con la Pantagonna 107 che abbiamo visto prima, per un look estivo totale e è super confortevole. Ma se vuoi un look city chic, con un pantalone bianca, sigaretta e un cappello di paglia a tesa larga, proprio come lo styling di Burda. Lo puoi indossare anche sotto il blazer, se fatta in tinta unita diventa un sottogiacca molto sofisticato dove punta solo il dettaglio della spalla. Fatine mie, questo modello ci insegna che basta un piccolo dettaglio, una singola piega fatta nel posto giusto per cambiare completamente prospettiva. Spesso nella vita ci sentiamo t-shirt basiche, un po' piatte e ordinarie. Ma basta un drappeggio, un tocco di creatività per diventare fashion e uniche. Cucire questo capo è un esercizio di autostima. Stiamo dando un valore speciale a qualcosa di semplice. È la magia del cucito che trasforma il quotidiano in straordinario.
Giacca kimono numero 118, è un pezzo architettonico meraviglioso. Il giacca kimono 118, che va dalla 34 alla 44 a 3 pallini su 4 di difficoltà, è un pezzo architettonico meraviglioso. La sua forza sta nella geometria. La blusa infatti rimane corta in vita, che bilancia i volumi ampi e le maniche a pipistrello a kimono. Difficoltà nel cucirlo. Il livello indicato, quindi i 3 pallini, lo rende accessibile, ma ci sono dei passaggi che richiedono la tua maestria. Per esempio la gestione delle curve sotto l'ascella nelle maniche a kimono, cioè il punto di giunzione tra il fianco e la manica è una curva profonda. Quindi, come tutte le curve, vanno incise, cioè picchettate con precisione e rinforzate per evitare che tiri o si schiacci. Poi gancetti invisibili. Puoi sostituire i bottoni con i gancetti, richiede una cucitura a mano invisibile e robusta. Quindi la paramontura deve essere perfettamente piatta per non far vedere il segno della arricciatura all'esterno. Per quanto riguarda gli orli e le paramonture, essendo un taglio corto e squadrato, la stabilità dello scollo e del fondo è tutto. Quindi è necessario l'uso di una teletta termoadesiva di qualità e questo è fondamentale. Per quanto riguarda i tessuti, il modello richiede dei tessuti strutturati per mantenere la forma a scatola. Quindi, per esempio, il tessuto jacquard o broccato, come nel modello in foto, valorizzano il taglio sartoriale e danno sostanza alle maniche. Bouclé e tweed leggero sono perfetti per una versione stile Chanel, ma con un tocco moderno dato dal taglio kimono. Poi puoi utilizzare il neoprene leggero o scuba per un look futuristico e tecnico che tiene la forma in modo impeccabile, oppure puoi utilizzare infine il lino pesante per una versione estiva che resta rigido ma nello stesso tempo anche fresca. Modifiche del cartamodello. Allungamento. Se non ami il taglio cropped, puoi allungarlo fino al bacino, ma attenzione a non perdere la proporzione con le maniche larghe. Aggiunta di tasche. Delle tasche a filetto inserite nelle cuciture verticali anteriori potrebbero aggiungere funzionalità. La manica a 7 ottavi la puoi accorciare leggermente per lasciare scoperti i polsi e questo slancia molto di più la figura. Per quanto riguarda la body shape, questa giacca è un camaleonte se gestita bene. Triangolo inverso è ottimo perché la manica kimono ammorbidisce la linea delle spalle. Invece per quanto riguarda il rettangolo crea volume nella parte superiore definendo meglio il punto vista grazie alla lunghezza corta, mentre a clessidra la lunghezza in vita enfatizza il tuo punto forte, specialmente se abbinata a capi a vita alta. E infine a pera o triangolo, attenzione al volume delle maniche perché equilibra il sotto con capi scuri e asciutti. Per quanto riguarda gli abbinamenti, puoi utilizzare un look slanciato, quindi con una gonna tubino a pantaloni o pantaloni a sigaretta o a vita alta. Il contrasto tra il volume di sopra e la linea asciutta sotto è molto chic. Puoi utilizzare anche, puoi creare uno stile boho chic come in foto, cioè una gonna lunga fluida di lino cotone bianco. Per un look casual, jeans, per esempio puoi abbinare dei jeans e una t-shirt basic a righe come nel modello per un perfetto stile parigino. Per realizzare questo capo è necessario un esercizio di mindfulness geometrica. Cucire le linee ampie delle maniche kimono ha un ritmo quasi meditativo. Non ci sono complicati inserimenti di maniche a giro che possono generare frustrazione. Infatti la scelta di un tessuto jacquard con la sua ricchezza tattile gratifica i sensi durante la lavorazione. È un progetto che aumenta l'autostima. Con pochi tagli netti e cuciture pulite otterrai un capo che sembra uscito da una boutique di alta moda. Tra l'altro, una curiosità tecnica, la manica a kimono trasmette un senso di libertà di movimento che si riflette positivamente sul tuo stato d'anima mentre la indossi. Andiamo a visionare la blusa corta numero 122, taglia dalla 46 alla
60, 2 pallini su 4 di difficoltà. Le difficoltà intermedia, quella principale qui non è la forma ma i dettagli tecnici classici, per esempio il colletto a camicia con listino e la bottinatura frontale che richiedono precisione millimetrica. Inoltre il cartamodello prevede un inserto leggermente svasato nella parte di dietro che serve a ottimizzare la vestibilità, quindi montarlo correttamente è fondamentale per evitare che la blusa tiri sulle spalle. Per quanto riguarda i tessuti, quelli consigliati sono il cotone fantasia come proposto da Burda, il poplin, il lino leggero, il sersuker, non so se lo sto pronunciando bene. Questi tessuti hanno la mano giusta per sostenere il colletto e mantenere quindi la forma squadrata della blusa. I tessuti sconsigliati sono tutti quelli molto scivolosi come il raso di seta o la viscosa molto leggera, perché renderebbero difficile la confezione del colletto e delle finiture delle maniche al gomito. Eventuali modifiche al cartamodello: la gestione della lunghezza. Essendo una blusa corta, arriva appena sotto il punto vita, potresti controllare bene la misura se hanno il busto lungo per evitare che risulti troppo crop, quindi troppo corta. Burda suggerisce del Creative Knopf. Tu puoi utilizzare dei bottoni a contrasto per rendere la chiusura un elemento decorativo che attiri quindi in questo caso l'attenzione. Per quanto riguarda il body shape, a chi sta bene al rettangolo, la svasatura del dietro e il taglio corto aiutano a creare movimento su una figura lineare. Per quanto riguarda il triangolo, fianchi, quindi con i fianchi larghi, essendo corta, la blusa si ferma sopra i fianchi, portando quindi l'attenzione sulla parte superiore del corpo e quindi bilanciando la figura. E poi a mela, il taglio boxy, quindi a scatola, non segna il girovito, quindi offrendo una vestibilità comoda e sicura. Per quanto riguarda gli abbinamenti con altri capi, per esempio se vuoi un look casual con un paio di jeans a vita alta per un look quotidiano ma curato. Se invece vuoi un look più elegante, puoi abbinarlo con una gonna matita o pantaloni a sigarette sartoriali per un ufficio moderno. Un look estivo invece la puoi portare aperta sopra un top sottile come se fosse una mini giacca leggera. Fatine mie, cucire questa camicia è come rimettere in ordine i propri pensieri. Ogni bottone, ogni angolo del colletto richiede presenza e attenzione. La blusa 122, con il suo taglio corto e deciso, ci invita a non nasconderci dietro metri di tessuto, ma a stare nel presente. È il cucito che dà sicurezza. Quando finisci un colletto perfetto, senti di poter affrontare qualsiasi sfida. Modello 121, taglia dalla 46 alla 60, 2 pallini su 4 di difficoltà, quindi è intermedia. La struttura della blusa in sé è lineare, ma la vera sfida tecnica in questo caso risiede nella gestione della ricciatura. Quindi bisogna distribuire uniformemente il tessuto lungo lo scollo e soprattutto realizzare dei polsini elastici con listino che sostengono il volume della manica a palloncino senza stringere troppo il braccio. Quindi la precisione nel creare le coulisse per l'elastico è fondamentale per un risultato professionale. Per quanto riguarda i tessuti, quelli consigliati sono tessuti leggeri ma con una certa stabilità, quindi con un'armatura a tela, per esempio il voile di cotone, la battista, il poplin leggero o un lino seta. Questi materiali permettono alle maniche di restare gonfie e scenografiche. Tutti i tessuti sconsigliati sono quelli troppo pesanti, rigidi, come il denim grosso, perché ovviamente la ricciatura sullo scollo diventerebbe troppo voluminosa e dura dal punto di vista visivo, quindi appesantendo tutta la figura. Eventuali modifiche del cartamodello sono la lunghezza della manica. Se la manica a palloncino risulta troppo ingombrante per i tuoi gusti, si può accorciare trasformando in una manica a sbuffo sopra il gomito. Per quanto riguarda lo scollo, questo è personalizzabile. Puoi inserire un nastrino di velluto o di raso nella coulisse dello scollo al posto dell'elastico per poter regolare l'ampiezza e fare per esempio un fiocco decorativo sul davanti o nella parte del dietro. Versione abito. Se lo allunghi di 40-50 cm, questo modello si trasforma in un meraviglioso abito stile beau chic. Body shape a chi sta bene. Sicuramente ha un fisico a triangolo con i fianchi larghi, le maniche importanti e la ricciatura sullo scollo portano tutto il volume sulla parte superiore, quindi riequilibrando
perfettamente i fianchi. Poi per quanto riguarda il fisico a rettangolo, l'ampiezza della blusa e il movimento delle maniche aggiungono quelle curve visive che mancano a un fisico lineare. E infine a clessidra, puoi portarla infilata dentro un pantalone o una gonna a vita alta, mette in risalto il punto vita, creando quindi un contrasto stupendo con il volume delle maniche. Per quanto riguarda un casual look, con un jeans scuro a sigaretta per bilanciare i volumi, visto che sopra è molto ampio e sotto meglio stare asciutte. Per uno stile invece retro, con una gonna a vita alta, quindi pencil skirt, per un contrasto di silhouette molto elegante. Primavera in città con dei pantaloni per esempio bianchi per un outfit fresco e luminoso. Fatine mie, guardate queste maniche, sembrano nuvole. Cucire il modello 121 è un invito a sognare in un mondo che ci vuole sempre inquadrate, rigide. Questa blusa ci regala spazio, aria e leggerezza. L'atto di arricciare il tessuto con le mani è quasi meditativo. È come mettere in ordine i piccoli frammenti della giornata per creare qualcosa di armonioso. Indossala quando hai voglia di sentirti libera di volare con la fantasia. Modello 114, taglia dalla 36 alla 46, ha 3 pallini di difficoltà. Nonostante l'aspetto fresco, questo modello presenta alcune sfide tecniche. Ad esempio, il colletto a listino, la parte più complessa sarà il montaggio del colletto e della paramontura frontale per ottenere una finitura pulita. La gestione della ricciatura. La gonna è molto ampia. Essendo molto ampia, per un risultato professionale usa 2 fili di imbastitura per arricciare la balza in modo omogeneo prima di cucirla alla baschina. La cintura è elasticizzata. Dovrai prestare attenzione a far combaciare perfettamente le cuciture laterali del corpetto con quelle della gonna mentre inserisci l'elastico. Consigli sui tessuti. Il modello richiede tessuti con una certa struttura ma che non siano troppo pesanti. Per esempio il popeling di cotone, la scelta classica come nel modello in foto, mantiene bene la forma del colletto e delle balze. Ma puoi utilizzare anche il lino o il mistolino, perfetto per un look più vacanziero e naturale. Oppure lo chambray, se vuoi un effetto simile al denim ma molto più leggero e morbido. E infine il satin di cotone, se desideri una versione più elegante e leggermente lucida. Eventuali modifiche al cartamodello, la lunghezza personalizzata, poiché la gonna arriva quasi alla caviglia, controlla l'altezza della balza in base alla tua statura per evitare che l'abito si accorci. Senza maniche, il giromanica sembra molto pulito, quindi assicurati di rifinire con uno sbieco interno dello stesso tessuto per un comfort ottimale. Per quanto riguarda le tasche, se il cartamodello non le prevede, potresti inserire delle tasche a sacchetto nelle cuciture laterali della gonna, e queste sono sempre un plus nei vestiti estivi. Per quanto riguarda il body shape, questo abito è molto democratico grazie al gioco di volumi, infatti va bene per un fisico a clessidra e a pera perché l'elastico in vita enfatizza il punto stretto del corpo, mentre la gonna ampia maschera i fianchi. Per quanto riguarda invece il fisico a rettangolo, il nodo in vita e la ricciatura aiutano a creare otticamente delle curve che mancano naturalmente alla tua costituzione fisica. Per quanto riguarda invece il triangolo inverso, il colletto bilancia le spalle e il volume della gonna aggiunge peso visivo nella parte inferiore, quindi armonizzando la figura. Per quanto riguarda gli abbinamenti, puoi creare uno stile casual come in foto, quindi sneakers bianche e calzini a contrasto per un tocco giovane e metropolitano, oppure beau chic, quindi abbinare un sandalo per esempio alla schiava in cuoio e una borsa in paglia o raffia. Oppure puoi abbinare un sandalo con tacco quadrato e una chiusura in pelle, per esempio, sottile però, sovrapposta a quella dell'elastico per nascondere il nodo se vuoi un look più formale. Invece nelle serate più fresche puoi abbinarlo a un giubbotto di jeans corto, quindi crop, per non nascondere il punto vita. Per realizzare questo abito è un vero esercizio di mindfulness. La ripetitività della ricciatura della gonna richiede pazienza e presenza, trasformando il lavoro, la macchina per cucire, in un momento di calma e distacco dallo stress quotidiano.
Cucire un capo sport chic come questo comunica un messaggio di cura verso se stessi. Stai creando qualcosa che è allo stesso tempo pratico per la vita di tutti i giorni, ma anche ricercato nei dettagli. È l'affermazione della propria capacità di dare forma al tempo e alla materia, nutrendo l'autostima a ogni punto dritto. Modello 103, top all'americana, taglia dalla 26 alla 46 a 2 pallini di difficoltà, è un vero classico del guardaroba estivo, essenziale, chic, con quel tocco di eleganza anni 90 che sta tornando prepotentemente di moda. Difficoltà: nonostante le linee pulite, ci sono 3 punti che richiedono la tua maestria di sarta. Prima di tutto il collo a calice è il punto focale, quindi la sfida è far sì che stia in piedi senza risultare rigido o fastidioso, quindi richiede una teletta termoadesiva leggera ma scattante. I giri braccia profondi: essendo molto scavati, la rifinitura deve essere impeccabile per evitare che il tessuto sventoli o mostri troppo la biancheria. Uno sbieco cucito internamente e rivoltato è la soluzione migliore. La zip nel centro dietro deve essere invisibile e terminare perfettamente all'altezza del collo, questo per non creare scalini antiestetici. Consigli sui tessuti: la rivista suggerisce un tessuto crespato, che è fantastico perché non si stira e maschera le piccole imperfezioni di cucitura. Altre opzioni che puoi utilizzare è il crepe di Shein o la seta per una versione di sera, fluida e lussuosa, oppure puoi utilizzare un lino leggero per un effetto strutturato e fresco. Altro tessuto è il piché di cotone per enfatizzare la linea affusolata e dare sostegno al colletto. Eventuali modifiche del cartamodello: la lunghezza. Se preferisci indossarlo fuori dai pantaloni, potresti allungarlo leggermente o aggiungere degli spacchetti laterali. Per quanto riguarda invece il seno, avendo le pants, controlla bene l'altezza dell'apice del seno sul cartamodello, e spostare la pants di un solo centimetro può cambiare drasticamente la vestibilità. Stile e valorizzazione, quindi la body shape. Starà bene sicuramente a un fisico a triangolo o a pera, è ideale. Scollo all'americana: allarga visivamente le spalle, bilanciando perfettamente i fianchi più larghi. Per quanto riguarda la clessidra, segue bene le forme grazie alla linea affusolata e alle pants. E per quanto riguarda il rettangolo, lo scava delle braccia crea un'illusione di maggiore ampiezza del busto superiore, aiutando a definire la silhouette. Nota: se hai le spalle molto larghe, triangolo inverso, sappi che questo scollo le enfatizzerà ulteriormente, quindi se l'effetto che cerchi è assolutamente perfetto. Abbinamenti: con che cosa starebbe bene? Sicuramente con i pantaloni a vita alta, come nel modello in foto, un pantalone quindi sartoriale con cintura importante, crea un look old money, impeccabile, oppure con una gonna a tubino per un outfit da ufficio molto professionale ma femminile. Un jeans wide leg per smorzare l'eleganza del top e renderlo perfetto per un aperitivo estivo, oppure lo puoi indossare sotto una giacca. Il collo a calice che spunta dal revers di un blazer è il dettaglio di stile sofisticato. Care fatine, cucire un capo essenziale come questo è un esercizio di pulizia interiore. Spesso ci si perde in progetti complicatissimi, ma ritornare alla purezza delle pants e di una linea affusolata aiuta a ritrovare il centro. Lavorare con un tessuto tattile come questo crespato stimola i sensi. Il suono della forbice che taglia la trama irregolare e la sensazione del tessuto tra le dita sono piccoli piaceri che curano l'anima. È un progetto che si finisce in poche ore, regalandoti quella gratificazione immediata di cui a volte abbiamo bisogno per sentirci capaci e indipendenti. Modello 101. Il shirt a trapezio, taglia dalla 36 alla 46, un pallino di difficoltà. È il progetto perfetto per chi cerca un risultato immediato senza rinunciare allo stile. Essendo un modello easy, è l'ideale per staccare la spina e godersi qualche ora di cucito creativo puro, quindi molto facile. Ecco i dettagli per valorizzare questo capo. Le difficoltà particolari: essendo un modello a taglio geometrico, la costruzione è piuttosto lineare, ma ci sono dei piccoli accorgimenti per un finish impeccabile. Allora, prima di tutto la gestione del jersey. La sfida principale è cucire il jersey di viscosa senza che si arricci, che tiri, quindi l'uso del lago specifico per tessuti elastici
quindi lago, ball point o stretch è fondamentale. Lo scollo a barca, poiché lo scollo è ampio e piatto, deve essere rifinito con cura per evitare che si sformi o ceda con l'uso. Quindi io ti consiglio di stabilizzare il margine di cucitura con delle telette, una teletta termoadesiva sottilissima o uno stabilizzatore per maglina. Per quanto riguarda le pence, nel disegno tecnico appaiono delle pence al seno. Assicurati di chiuderle con precisione per dare garbo a un modello che altrimenti rischierebbe di risultare troppo informe. Consigli sui tessuti. La scelta del tessuto cambierà completamente l'anima del capo. Il jersey di viscosa, come suggerito, oltre a una caduta morbida, lucentezza e freschezza, è perfetto anche per un look fluido. Puoi utilizzare anche il jersey di cotone, pesante o interlock per una versione più strutturata, quasi come una felpa leggera. Puoi utilizzare la maglina a righe, un classico intramontabile stile mariniera come in foto, perfetto per valorizzare il taglio a trapezio. E infine il jersey di lino, se vuoi un effetto più rustico e molto traspirante per l'estate piena. Eventuali modifiche del cartamodello. Lunghezza delle maniche. Puoi facilmente trasformarla in una versione a maniche corte o a 3/4, semplicemente accorciando il cartamodello originale. L'orlo curvo. Se preferisci indossarlo sopra i leggings, potresti modificare l'orlo rendendolo leggermente più lungo sulla parte del dietro con una linea arrotondata. Senza pence. Se il tessuto è molto elastico, potresti valutare di eliminare le pence per un look ancora più rilassato. Per quanto riguarda la body shape, è adatto a una mela e un fisico invertito. Il taglio a trapezio è magico, diciamo, per chi ha un busto più importante o vuole camuffare la zona addominale, quindi scivolando dolcemente senza segnare. Adatto anche per un rettangolo, aggiunge volume e movimento a una figura molto dritta, e pera, essendo leggermente più larga nelle spalle, come indicato nel testo, aiuta a bilanciare visivamente i fianchi, quindi soprattutto se la scelta con una fantasia a righe orizzontali. Abbinamenti. Lo puoi abbinare con pantaloni paper bag come proposto nell'immagine, quindi un pantalone a vita alta con cintura a fiocco crea un contrasto di volumi molto moderno, oppure con denim skinny o slim per bilanciare il volume ampio ma non ingombrante della parte superiore. Oppure infine con una gonna matita inserita parzialmente all'interno della gonna, il famoso French touch, crea un look da ufficio comodo ma sofisticato. Mie care fatine, questo è un modello che incarna la filosofia del benessere veloce. Spesso abbiamo bisogno di vedere un risultato tangibile in poco tempo per sentirci gratificate. Cucire questa shirt è un modo per prendersi cura di sé senza l'ansia da preparazione di un capo complesso. Il jersey di viscosa, con la sua freschezza sulla pelle, trasmette una sensazione di libertà di movimento, che si riflette quindi sul nostro stato d'animo. È un capo che non costringe, che abbraccia la figura senza giudicarla, promuovendo un'accettazione gentile del proprio corpo. È la dimostrazione che la bellezza risiede spesso nella semplicità della morbidezza. Modello 102, shirt con nodo numero 102, modello semplice, ha un palino di difficoltà dalla taglia 36 alla 46. È un capo estremamente furbo perché unisce la semplicità di una t-shirt alla ricercatezza di un drappeggio costruito e quindi perfetto per chi vuole un look casual ma non banale. Le difficoltà che possiamo trovare in questo modello, anche se è classificato come easy, il nostro nodo richiede un pizzico di attenzione in più. Infatti il nodo all'orlo è il punto critico, bisogna gestire bene i margini di cucitura affinché il nodo non risulti troppo ingombrante o tirato. Quindi segui attentamente i passaggi illustrati per incastrare correttamente i lembi. Spalle scese, la cucitura delle maniche cade sul braccio. Per evitare che la cucitura punga o tiri, stirala bene verso la manica e se possibile usa una tagliacuci o un punto elastico molto morbido. L'orlo drappeggiato. Poiché il nodo solleva una parte dell'orlo, assicurati che la rifinitura dei bordi sia pulita, dato che il rovescio del tessuto potrebbe intravedersi nel movimento. Consigli sui tessuti. Il tessuto deve essere necessariamente morbido e avere una bella caduta, ad esempio il jersey di viscosa. La scelta ideale, come nel modello, perché è fluido, cade bene e non crea troppo spessore nel nodo. Oppure il jersey di seta.
o bambù, per un tocco di lusso, estremo lusso, per una lucentezza naturale. Maglina in microfibra. Ottima se cerchi un capo che non si sgualcisca mai, ideale per i viaggi. Evita però cotoni troppo rigidi o felpati perché il nodo risulterebbe eccessivamente voluminoso nella pancia. Eventuali modifiche del cartamodello. Altezza del nodo. Se non ami scoprire troppo il punto vita, puoi allungare i lembi del nodo e abbassare la linea dell'orlo di qualche centimetro in fase di taglio. Senza il nodo. Lo puoi fare anche senza il nodo. Il cartamodello può essere facilmente trasformato in una t-shirt boxy classica, semplicemente pareggiando l'orlo e ignorando i lembi del nodo. Lo scollo, per quanto riguarda lo scollo rotondo, può essere trasformato in uno scollo a V, se preferisci slanciare maggiormente il décolleté. Body shape, a chi starà bene questo modello? Sicuramente a un fisico a rettangolo è perfetto. Il nodo crea un punto focale che interrompe la linearità del busto e simula visivamente una curva. Al fisico a clessidra perché enfatizza il punto vita senza costringerlo, quindi valorizzando la silhouette naturale, e a un triangolo inverso perché le spalle scese ammorbidiscono la linea delle spalle, rendendole meno prominenti. È un fisico a mela, perché il drapeggio creato dal nodo può essere molto strategico per camuffare delicatamente la zona addominale, a patto di non fare un nodo troppo stretto. Abbinamenti, lo puoi abbinarlo con pantaloni a vita alta, quindi indispensabili se vuoi coprire la pelle e anche il nodo il nodo lascia scoperta, creando un look più sofisticato, oppure con degli short in lino, per un outfit estivo fresco e vacanziero, oppure una gonna a tubino, un accostamento insolito ma efficace, perché il volume morbido della shirt contrasta con la linea asciutta della gonna. Care fattine del lago, cucire questo capo è un esercizio di adattabilità. Il nodo rappresenta metaforicamente la nostra capacità di sciogliere o stringere situazioni della vita. Manipolare il tessuto per creare un drappeggio armonioso ha un potere calmante. Inoltre l'uso di una fantasia floreale, macro come questa nella foto, stimola la creatività e l'umore, quindi lavorare con colori vivaci e forme organiche aiuta a uscire dal grigiore della routine. In sintesi è un progetto veloce che regala una grande soddisfazione visiva alimentando quel senso di competenza che è alla base del benessere psicologico legato al fare artigianale. Modello 104, la blusa mantella, taglie dalla 36 alla 40, 2 pallini di difficoltà. È un pezzo di alta sartoria creativa che gioca con volumi drammatici e linee scultoree. Il capo perfetto per chi vuole osare con la struttura senza rinunciare alla leggerezza. Per quanto riguarda la difficoltà, il modello sembra semplice ma nasconde insidie che richiedono una mano esperta. Prima di tutto l'orlo a mantella. Le curve delle maniche che si trasformano in mantella sul retro è ampia e asimmetrica, quindi rifinire un orlo così lungo su un tessuto fluido richiede precisione. Un orlo arrotolato a macchina o un bordino sottilissimo sono le scelte migliori per non appesantire la caduta. Le pinze al seno. Nonostante l'ampiezza, le pinze sono fondamentali per dare una forma corretta al davanti ed evitare che la blusa cada male in avanti. E terminiamo con lo scollo pulito. Essendo un punto focale molto vicino al viso, la paramontura interna deve essere tagliata e applicata perfettamente per restare piatta. Consiglio sui tessuti: il segreto di questo capo è il movimento, quindi satin o seta o viscosa come suggerito, oltre alla lucentezza e la fluidità necessarie per far fluttuare la mantella a ogni passo è fondamentale. Ma puoi utilizzare anche il crêpe de chine per un effetto opaco, elegante e una caduta superba. Puoi utilizzare lo chiffon o georgette doppiati sul busto se vuoi giocare con le trasparenti solo nelle ali delle mantelle, oppure un cadì leggero se desideri una versione più strutturata, quasi architettonica, ideale per una cerimonia. Eventuali modifiche del cartamodello. La lunghezza della mantella, puoi accentuare l'effetto coda allungando ulteriormente il retro rispetto al davanti per un look da sera più scenografico. Per quanto riguarda lo scollo a goccia sul retro, se il tessuto non è abbastanza elastico da far passare la testa, aggiungi una piccola apertura a goccia con un bottoncino gioiello.
nella parte del centro dietro. Punto vita. Se non ami volumi troppo ampi, potresti inserire dei piccoli passanti interni per far passare una sottile cintura che stringa solo sulla parte del davanti, lasciando la mantella libera nella parte del dietro. Body shape. Starà sicuramente bene a un triangolo inverso, sorprendentemente adatto, perché le maniche a mantella ammorbidiscono le linee delle spalle creando un volume fluido che non le allarga rigidamente. Adatto anche un fisico a rettangolo, aggiunge quella complessità e quel movimento necessari a creare intensità visiva su una figura dritta. E poi una mela, perché è un modello ideale perché non segna il girovita e sposta l'attenzione sul movimento delle braccia e sulle gambe se abbinato a dei pantaloni asciutti. Con che cosa la puoi abbinare? Con dei pantaloni a sigaretta per bilanciare l'importante volume superiore, quindi un pantalone sartoriale, per esempio come in foto verde bosco, crea un contrasto cromatico meraviglioso, oppure con una gonna a tubino. Se infilata dentro la gonna, la mantella creerà un effetto blusante molto sofisticata sulla parte del retro. Puoi giocare anche con orecchini, per esempio a cerchio grandi o geometrici, per richiamare le linee della blusa, e capelli raccolti per lasciare libera la scena allo scollo e al movimento delle maniche. Mia cara e fattine, cucire una blusa a mantella è un atto di espansione. Mentre il top all'americana era focalizzato sulla precisione e sulla sintesi, questo modello ti invita a occupare spazio, a celebrare la tua presenza. Lavorare con il satin, con la sua scivolosità, è una sfida che allena la pazienza e la resilienza. Insegna a seguire il flusso del tessuto invece di cercare di domarlo con la forza. Quindi indossare un capo che si muove con l'aria ad ogni tuo gesto ha un effetto profondamente liberatorio sulla psiche. Ti fa sentire leggera, quasi eterea, ricordandoti che la moda può essere un'armatura di pura bellezza e libertà. Modello 119, abito ampio, taglia dalla 46 alla 56, un modello easy, infatti è un pallino di difficoltà. È il progetto ideale per chi cerca un risultato di grande impatto visivo con una costruzione tecnica accessibile. Essendo un modello easy, punta tutto sul gioco di volumi e sulla scelta del materiale. Nonostante le linee pulite, ci sono due dettagli che richiedono attenzione. La coulisse sulle spalle, questo è l'elemento chiave. Bisogna essere precisi nel creare il tunnel per i lacetti affinché la ricettura sia fluida e simmetrica. Assicurati che le asole e le aperture della coulisse siano ben rinforzate. La gestione delle grandi metrature. Poiché l'abito è molto ampio, la sfida è maneggiare molto il tessuto durante la cucitura degli orli e dei fianchi. Un piano di lavoro spazioso ti aiuterà a non far scivolare il capo a terra mentre lo cuci. Consigli sui tessuti. Il satin di seta, come in foto, per una versione elegante da cerimonia o serata estiva. La lucentezza del satin esalta il movimento dell'ampia gonna. Oppure puoi utilizzare il twill di viscosa, ottimo per un look quotidiano ricercato, offre una caduta pesante e morbida. La garza di cotone o lino, perfetto per come copricostume o abito da spiaggia, poiché mantiene la freschezza e la trasparenza tipica dell'estate. O puoi utilizzare i tessuti a fantasia macro, come vedi nell'immagine, quindi queste stampe grandi vengono valorizzate al massimo dalle superfici ampie di questo cartamodello senza tagli eccessivi. Eventuali modifiche del cartamodello: lo scollo V profondo. Il modello ha già uno scollo V a V. Puoi decidere di rendere più o meno profondo in base ai tuoi gusti, ricordando però di adattare la paramontura. Aggiungi una cintura, sebbene nasca ampio, puoi cucire una cintura sottile dello stesso tessuto da annodare in vita per trasformare la silhouette a trapezio e quindi segnarla. Puoi anche aggiungere delle tasche. Un abito così ampio chiama delle tasche inserite nei fianchi, pratiche e invisibili. A chi starà bene? Un po' a tutte le silhouette. Questo abito è estremamente inclusivo. Starà bene al fisico a mela, perché è perfetto perché non segna l'addome e scivola morbidamente, ma anche al triangolo inverso. Le spalle arricciate creano infatti un dettaglio morbido che non irrigidisce la figura superiore. E poi in generale per le linee curvi.
La vestibilità ampia fino alla taglia 56 offre comfort totale senza rinunciare all'eleganza. Come puoi abbinarlo? Con sandali gioiello per la versione in seta satin, perfetti per una serata speciale, con espadrillas o zeppe in corda, per la versione in cotone o twill per un look vacanziero ma curato, e gli accessori, poiché l'abito è molto voluminoso, sta bene con orecchini importanti o bracciali multipli, lasciando il collo però libero e con una catenina oppure con una catenina molto sottile. Cucire questo abito, mie care fatine del lago, è un'esperienza di libertà creativa. Infatti la struttura easy ti permette di non stressarti con zip invisibili, tagli complessi, lasciandoti quindi spazio per goderti il processo del cucito come momento di puro relax. Quindi indossare un abito così ampio ha un forte valore psicologico. Comunica un senso di apertura e spazio personale. È un capo che non giudica il corpo, ma lo accompagna con gentilezza. Il movimento della stoffa intorno alle gambe mentre cammini genera una sensazione di benessere e leggerezza, ricordandoci che la moda può essere un abbraccio morbido e non una costrizione. E qui abbiamo dei modelli maschili. Iniziamo con la camicia con tasche numero 125, taglia dalla 48 alla 56 a 2 pallini di difficoltà. È un classico della moda maschile estiva, una camicia sahariana a maniche corte che punta tutto sulla struttura rilassata. Nonostante sembri un progetto semplice, ci sono dei punti che richiedono precisione tecnica per un risultato professionale. Prima di tutto il colletto aperto, il revers, a differenza di un colletto con listino, questo si piega direttamente sul davanti, quindi la difficoltà sta nel far combaciare perfettamente l'angolo della paramontura interna con il colletto, assicurandosi che le punte siano simmetriche. Le tasche applicate compatte per renderle impeccabili devono essere posizionate in modo perfettamente speculare. La sfida è cucirle senza far arricciare il tessuto sottostante, specialmente se usi tessuti leggeri. Gestione dello spessore dei bottoni. L'uso dei bottoni in corno, spesso più spessi e pesanti, richiede asole ben rinforzate con della teletta termoadesiva all'interno della paramontura. Quindi altrimenti cosa succede? Che il peso del bottone stancherà il tessuto facendolo cedere. Quali tessuti puoi utilizzare? Sicuramente un tessuto che abbia corpo ma rimanga comunque traspirante, come il lino, che è la scelta classica, come suggerito appunto dalla rivista. Il lino è l'ideale, ha una giusta rigidità per sostenere le tasche applicate e il colletto, pur mantenendo un aspetto vissuto e nello stesso tempo anche elegante. Puoi utilizzare anche un misto lino cotone, se preferisci che la camicia si stropicci un pochettino di meno. Un misto è l'opzione migliore, è più facile da stirare e mantiene meglio la forma durante il giorno. Il twill di cotone, leggero, per un look più insomma stile militare, un twill leggero darà una struttura più definita e netta. Infine il canapa, per un'alternativa sostenibile e molto resistente, perfetta per valorizzare i bottoni in corno che abbiamo citato. Modello 126 sono i pantaloni slim, che vanno dalla taglia 48 alla 56 a 3 pallini di difficoltà. È il completamento perfetto per la camicia, un pantalone dal taglio asciutto che unisce l'eleganza formale a dettagli più sportivi derivanti dal mondo dei jeans. Ma qual è la difficoltà che potresti trovare? Sicuramente lo sprone posteriore. A differenza dei classici pantaloni sartoriali con le pants, questo modello usa lo sprone tipico dei jeans. La sfida quindi è far combaciare perfettamente le cuciture dello sprone con la cucitura centrale del sedere, evitando fastidiosi scalini. Le alette delle tasche posteriori. Cucire le alette in modo che siano simmetriche e piatte richiede molta precisione, quindi se il tessuto è grosso come un lino pesante, le punte delle alette possono diventare difficili da rivoltare bene. La patta, quindi chiusura a lampo. Trattandosi di un pantalone slim, la zona della patta è molto sollecitata, quindi la precisione nel montaggio della cerniera e del relativo a paramontura è fondamentale per evitare che il tessuto tiri o faccia effetto sulla parte del davanti. La gestione del sotto e sopra del lino. Se scegli il lino, ricorda che tende a cedere, quindi dovrai essere molto precisa o preciso nel rinforzare il cinturino per evitare che il pantalone
si allarghi di mezza taglia dopo un'ora dall'utilizzo. Per quanto riguarda i tessuti, puoi usare il lino mistolino, che è la scelta consigliata per eccellenza. Il lino puro dona quel look stropicciato di lusso, mentre il mistolino cotone manterrà meglio la linea slim durante il giorno. Il gabardine di cotone leggero per una versione più da città, o insomma anche gabardine sottile, magari con un 2-3% di elastan, aiuterà molto la vestibilità slim, rendendo il pantalone più confortevole nei movimenti. Oppure lo chambray, se vuoi un effetto simile al denim ma molto più leggero e fresco. Questo tessuto è perfetto per valorizzare le cuciture dello sprone e delle alette. Infine abbiamo anche la camicia a tunica numero 127, taglia dalla 40 alla 56, a 2 pallini di difficoltà. Questa camicia a tunica è apparentemente la più semplice dei 3 capi, ma nasconde alcune insidie sartoriali legate proprio alla sua pulizia estetica. La vera sfida è la rifinitura della breve apertura dritta, poiché non c'è abbottonatura. L'angolo della base della fessura deve essere rinforzato con estrema cura. Se non è eseguito con precisione millimetrica, usando una paramontura interna ben tagliata, il tessuto tenderà a sfilacciarsi e a creare grinze proprio nel punto più visibile. Il figurino l'orlo con spacchetto, che rimane spacchetto centrale. Il figurino mostra uno spacchetto centrale all'orlo. La difficoltà qui sta nel mantenere la continuità della linea dell'orlo mentre si rifiniscono i bordi dello spacco. Assicurarsi che i 2 lembi cadano dritti e non si sovrappongano in modo disordinato. La gestione del giro manica: essendo un taglio tunica, il giro manica è solitamente più basso e rilassato, quindi bisogna fare attenzione a non creare eccessivo spessore sotto l'ascella durante la chiusura dei fianchi, specialmente se si sceglie di rifinire con cuciture all'inglese, scelta consigliata per un capo così etereo. I tessuti consigliati che ti posso consigliare sono prima di tutto il lino bianco, cioè il suggerimento tra l'altro anche della rivista è imbattibile per questo modello. Un lino medio leggero, pesa circa 150-180 grammi, quindi è l'ideale. Traspira e dà quel volume architettonico tipico delle tuniche. Inoltre la garza di cotone o mussola, se vuoi un effetto ancora più morbido e leggermente stropicciato. La doppia garza di cotone è perfetta, estremamente piacevole sulla pelle e non necessita di stiratura. Puoi utilizzare la seta o il lino per una versione di lusso da sera, o un misto seta-lino aggiunge una lucentezza discreta e un drapeggio molto più fluido rispetto al punolino. Puoi utilizzare la viscosa o il tencel se preferisci che la tunica cada addosso anziché restare strutturato. Questi materiali sintetici di origine naturale offrono una caduta pesante e fresca. Terminiamo con gli short da mare numero 128, taglia dalla 48 alla 56, a 2 pallini di difficoltà. È il classico short da mare che unisce la funzionalità di un costume alla costruzione di un pantalone casual. È un progetto veloce ma che permette di dimostrare grande pulizia nelle rifiniture. Le difficoltà sono il taschino del dietro. Pur essendo un capo sportivo, il taschino posteriore, spesso a filetto o con patta piccola, richiede precisione millimetrica per non risultare storto, specialmente sui tessuti leggeri che tendono a scivolare. Le tasche sui fianchi. La sfida qui è evitare che la tasca esca e faccia difetto da parte del davanti. Essendo uno short corto, la stabilità della tasca è fondamentale per mantenere la linea pulita. La patta con cerniera. Se decidi di farlo come vero pantalone e non solo come un costume con elastico, la gestione della cerniera su tessuti molto sottili richiede l'uso di teletta termoadesiva leggerissima per non creare onde. Cuciture di rinforzo. Trattandosi di un capo da mare, le cuciture del cavallo devono essere estremamente solide, magari ribattute, per resistere ovviamente ai movimenti e alla salsedine. Consigli sui tessuti. Puoi utilizzare il poplin di cotone, è la scelta consigliata per un look nitido e fresco ed è facile da cucire e tiene bene la piega del cinturino. Il nylon tecnico o poliestere, se l'obiettivo è usarlo come un vero e proprio costume da bagno, questi tessuti sintetici infatti sono ideali perché asciugano rapidamente. Attenzione però perché richiedono aghi microtex e filati specifici. Oppure un tessuto di cotone con la tipica texture increspata. Questa è perfetta per il mare perché non si stira e permette un'ottima circolazione dell'aria.
Inoltre puoi utilizzare anche un lino leggero per una versione molto elegante da aperitivo, per esempio in spiaggia, sapendo però che perderà la forma più velocemente rispetto al cotone. Benissimo, miei cari fatine, abbiamo sfogliato insieme questo numero meraviglioso. Spero che i miei consigli tecnici e questi piccoli spunti di moda cucito-terapia ti possano aiutare a scegliere il tuo prossimo progetto del cuore. Ricorda che ogni punto che cuci è un momento che dedichi alla tua felicità. Non vedo l'ora di leggere i vostri commenti. Quale modello inizierete a tagliare per primo? Se avete dubbi sui tessuti e sui passaggi più difficili, scrivetemi qui sotto. Sapete che la vostra fata è sempre qui per voi. Un abbraccio grande, mi raccomando iscriviti al canale, lasciami un bel pollice alzato, lasciami un commentino, anche semplicemente un cuoricino per farmi sapere che sei passato o sei passata, e noi ci vediamo al prossimo video, mie care fate del lago, dalla vostra fatina preferita. Ciao e buon cucito!